Ci sono molti modi per cuocere le costolette o costine di maiale alla piastra o bistecchiera, con la marinatura o senza, intere o a pezzi, eccetera, eccetera. Questa è la versione base. Se volete vedere anche altre preparazioni, scrivetelo nei commenti. Inizio ad incidere la membrana dalla parte interna, la sollevo un poco e poi la tiro via. Faccio così con tutti i pezzi. Mettiamo a riscaldare la piastra o bistecchiera, ma voi come la chiamate? Ok, se avete il termometro nel coperchio seguite le istruzioni, se non c'è il termometro spruzzate le gocce d'acqua sul fondo, se l'acqua evapora la piastra è poco calda, se l'acqua forma delle palline la temperatura è giusta. Metto la fila delle costolette nella bistecchiera, stesso procedimento anche se lo fate a pezzi piccoli. In questa fase la carne si attaccherà al forno. Premere un poco per farla aderire meglio. Aggiungo gli odori che si preferisce, in questo caso le insapore con il rosmarino, foglie di salvia, timo, maggiorana, spicchi di aglio in camicia schiacciato. Copro con il coperchio lasciandolo semiaperto. Regolo il fuoco per fare rimanere il calore alla piastra costante. Dopo un paio di minuti controllo se la carne si è staccata dal fondo. Se fa resistenza non è pronta. Attendo altri 2 minuti, non forzatela, si strapperebbe. Dopo un paio di minuti controllo se la carne si stacca da sola. Adesso la carne è staccata, pronta per essere girata. Tolgo momentaneamente gli odori per evitare che andando sul fondo inizino a bruciare. Questo è il primo lato delle costolette rosolato. Nota, il grado di rosolatura dipende dai gusti personali. Il grasso ha iniziato a sciogliersi e andando sul fondo contribuisce a insaporire la carne, ma non viene assorbito dalle costolette. In questo caso, avendo tolto le spezie o gli odori, non si bruciano. Ecco come si presenta il lato carne. Ovviamente rimetto tutti gli odori sopra la carne. Chiudo con il coperchio semiaperto. Sono trascorsi 5 minuti dall'inizio. Siamo a 10 minuti di cottura. Io mangio la carne molto ben cotta, con tempi di cottura molto più lunghi del normale, e vi faccio vedere come alla fine rimane morbida lo stesso. Qui vediamo i gradi di cottura intermedio. Adesso siamo a 15 minuti. A 20 minuti si presenta così. Siamo arrivati a 25 minuti. E direi che per me ci siamo. Ne assaggio una. Per il mio gusto è perfetta. Ho deciso di tagliarle singolarmente, ma potete scegliere di presentarle come più vi piace.
perfette. Per chi vuole può arricchire il sapore con il fondo di cottura. A questo punto posso aggiungere il sale oppure il pepe se preferisco il peperoncino o olio d'oliva a crudo. Questo è QB quanto basta per farle morbidissime e succose. Se il video ti è piaciuto lascia un commento oppure un mi piace e se ancora non l'hai fatto iscriviti. Saluto a tutti!